Leggiamo uno spartito. Quale? Il Preludio, opera 28 numero 7 di Frédéric Chopin, pianista e compositore romantico. Ovviamente non ha bisogno di presentazioni, diciamo che la miglior presentazione ce la può fare Robert Schumann, che disse di lui il più ardito e fiero spirito poetico dell'epoca. Il preludio che analizzeremo fa parte appunto di questa opera 28 che prevede 24 preludi. Questi preludi sono stati pubblicati nel 1839 e sono proprio una sequenza. Abbiamo i preludi, ogni preludio ha una tonalità diversa. Abbiamo 12 preludi in maggiore e 12 nelle relative minori. Quindi vedete proprio alternati una tonalità, quindi un preludio in maggiore e uno nella sua relativa minore. Il preludio come forma generalmente è una forma che anticipa qualcosa, introduce a. In questo caso con Chopin invece abbiamo dei brani autonomi, a sé stanti. Sono un concentrato conciso, talvolta molto conciso e immediato. Nel nostro caso, il preludio numero 7, quello che analizzeremo, ha una struttura di mazurka. Ecco, in questo possiamo, se vogliamo, notare il legame con la sua terra natia, quindi questa dolcezza nel ricordo della terra polacca. Anche, forse per inciso, va bene, è giusto anche sottolinearlo che ha dedicato questo preludio a una sua allieva e amica, una contessina polacca, Delfina Potocka, quindi rivediamo proprio questo legame con la musica nazionale di questo compositore. Il preludio numero 7 è brevissimo, è di una semplicità estrema e possiamo dire che proprio in questa sua estrema semplicità noi troviamo la massima difficoltà. Può sembrare un controsenso, però se ci pensate bene, quando è così semplice il brano, l'esecutore, in questo caso il pianista, non si può nascondere dietro a nulla, dietro a nessuna fioritura, virtuosismo, è totalmente esposto alle nostre orecchie. Quindi, in questo caso, nel nostro ascolto, abbiamo la possibilità di vedere poi lo spartito, quindi faremo l'analisi insieme di quello che sentiremo tra breve. Quindi prima che io mi avvicini allo spartito e inizi con voi la lettura, è giusto fare l'ascolto di questo brano. Quindi ascoltiamo il preludio opera 28 numero 7 e poi leggiamo lo spartito insieme. Tutto quello che le orecchie hanno ascoltato, ora lo vediamo scritto. Questo brevissimo preludio ci permette di vedere, e se serve tradurre, una buona parte degli elementi della notazione musicale. Quindi, diamo un'occhiata. Partiamo dalle chiavi. Stiamo parlando di una composizione per pianoforte,
e abbiamo le due chiavi su cui legge il pianista, la chiave di violino, quindi quella che vedete evidenziata, chiamata anche chiave di sol. Stiamo parlando proprio delle chiavi di lettura. Chiave di sol perché indicando la seconda riga dal basso mi indica la nota sol e di conseguenza io riesco a leggere tutte le altre note. Questo è un mi, un do e un re, tutte queste note io le traduco perché so dove è posizionato il sol. Se poi passo al rigo di sotto, ecco che abbiamo, quello insomma, detto in soldoni per la mano sinistra del pianista, la chiave di fa, la chiave di basso. E qui, come già anticipato, indica il fa, questo ricciolino sulla seconda riga dall'alto mi indica dove è posizionato il fa. E anche qui ho la possibilità a questo punto di tradurre tutti questi segni, questi pallini, in nomi di note. Questo è un mi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, chiavi di lettura. Alterazioni fisse. Qui le vediamo evidenziate, ovviamente, giustamente, su tutti i pentagrammi e anche ovviamente a capo. Quelle alterazioni cosiddette fisse mi indicano la scala d'impianto, la scala su cui è composto il brano, la tonalità. Avendo 3 diesis in chiave fissi, so che questo brano è in La maggiore. Le alterazioni indicate sono il Fa, il Do e il Sol. Ve le ho lette nella chiave di violino, che è quella più semplice, ovviamente per tutti. Ciò vuol dire che tutti i Fa, tutti i Do, tutti i Sol che io incontro nel brano, siano essi acuti, gravi, stracuti, devono essere suonati diesis. Alterazioni fisse. A questo punto, visto che ci sono, guardiamo anche le alterazioni momentanee, sempre ben evidenziate. Le alterazioni momentanee, proprio dal termine, hanno una durata ridotta, non rimangono per tutto il brano, hanno valenza per una battuta. Vediamolo proprio nello specifico così ce ne rendiamo conto. Andiamo in questo momento. Qui, ecco, la nota è un po' nascosta dall'evidenza, questo segno in rosso che evidenzia le alterazioni, ma prendiamo proprio, è un La, che deve essere eseguito diesis. Qui, subito dopo, sempre nella stessa battuta, vedete c'è un altro La. Non ha avuto bisogno di riscrivere il diesis, perché era già indicato come prima nota alterata, quindi dura anche per questa seconda nota. Uscendo dalla battuta, un altro La lo rivuole diesis, ecco che indica ancora l'alterazione momentanea. Momentanea proprio perché poi all'interno della stessa battuta non lo vuole più diesis e a questo punto inserisce l'altra alterazione, quella che toglie le alterazioni, cioè il B quadro. Alterazioni momentanee, quindi la loro valenza solo per una battuta. Proseguiamo con la nostra lettura. Abbiamo visto le chiavi, le alterazioni fisse, la frazione di tempo in chiave. In questo caso 3/4. Cosa indica questa frazione? Che ogni battuta deve avere come somma 3/4. Posso avere all'interno quante note voglio, poche, tante, quante ritengo necessarie, basta che la somma delle durate mi dia 3/4. Giustamente un occhio attento e veloce avrà già notato che, così come c'è la regola, abbiamo già all'interno, seppur in un brano così minuscolo, 2 eccezioni. Ad esempio, la penultima battuta. In questa battuta vedete, se osservate con attenzione, c'è una nota in più. Questa. Questo è un abbellimento. Se io faccio la somma matematica delle durate, anche solo della parte ovviamente della mano destra, vedo che questa nota esula, è in più.
c'è un ottavo, lei è indicata come un ottavo, sbarrato effettivamente, però come impianto l'immagine è un ottavo ed è in più, perché già senza di lei i 3/4 sono completi. Questo abbiamo detto è un abbellimento, è un'acciaccatura e gli abbellimenti in questo caso esula dal conteggio. È come se lei si inserisse rubando un pochino di tempo alla nota o all'effetto di più note successivo, in questo caso, vedete, all'altra nota. L'acciaccatura, dal termine stesso, sentite acciaccato, dà proprio quell'effetto di sbilanciamento. È un po' come se vi scappasse il passo, il piede, non vedete un gradino e vi saltate con il piede. Quando abbiamo sentito prima il brano eseguito per intero, probabilmente non ce ne siamo accorti di questa acciaccatura, perché essendo un brano molto morbido, molto delicato, è eseguita in modo altrettanto morbido e delicato che passa inosservato. Io adesso ve la voglio far sentire un pochino più accentuata, quindi in modo che si senta di più quell'effetto che detto a parole sembra blank, ma sentito nell'esempio diretto forse rende meglio l'idea. Acciaccatura, da là, quell'effetto. Questo era un momento di non correttezza, o perlomeno di eccezione alla regola dei 3/4. Ce n'è ovviamente un altro, la prima battuta. Questa battuta, osservandola, vedete che ha un solo quarto, un mi da un quarto per la mano destra e una pausa da un quarto per la mano sinistra. Questo inizio si dice inlevare. Cosa vuol dire? Allora, è come se voi immaginaste tutta la battuta completa. I primi 2 quarti mancanti li immaginate come 2 pause da un quarto. Possono essere scritte, ma possono anche essere eliminate, essendo la prima battuta. E perché si dice inlevare? Allora, qui in questo schema vedete l'immagine dei movimenti della mano che solfeggiano una battuta da 3/4. Primo movimento, secondo movimento e terzo movimento. Quindi un quarto, un quarto, un quarto. Il primo movimento viene indicato come imbattere, quindi molto spesso anche proprio 1, 2, 3. Avete sentito quel battere delle mie mani? Gli altri 2 inlevare. Di conseguenza, se riguardo la prima battuta, primo movimento, cioè il primo quarto non c'è, secondo non c'è, il terzo, quindi la melodia parte sull'ultimo quarto della battuta, levare. Ok, andiamo avanti. Andiamo a vedere adesso un po' di informazioni nel linguaggio verbale. Allora, andantino. Questo andantino, sappiamo, è l'indicazione dell'agogica, dell'andamento del brano. L'abbiamo già sentito il brano e quindi sappiamo che è un brano, come già detto, morbido. Andantino è un andante ma leggermente più mosso. Quindi un andante ha un riferimento tra 76 e 108 di metronomo, ecco, l'andantino è all'interno di questo una velocità leggermente più verso il mosso che verso l'adagio. Poi quanto andantino è, e qui è l'interprete che decide. A seconda del suo gusto, della sua scelta, della sua analisi, deciderà qual è la velocità più appropriata. Altre indicazioni sempre verbali, in questo caso di dinamica, cioè dell'intensità. La P che sta a indicare il piano, con l'aggiunta di questo aggettivo dolce perché tutto il brano, vedete, non ha tante informazioni di intensità, tutto il brano è omogeneo in questo piano e dolce. Abbiamo solo un'altra informazione per l'intensità che è questa forcella, questo crescendo non particolarmente ampio, vedete che non è molto aperto, che arriva proprio sulla massima tensione, che è questo accordo. Ve lo faccio sentire. È il momento in cui il brano ha proprio questo momento in cui ci si ferma un po' di più, questa tensione e questo forte.
altre informazioni, e qui più specifica relativa allo strumento che suona questo brano. È l'indicazione di pedale, che vedete per ogni frase riproposta. Il pedale, quale pedale? Il pedale della risonanza, il pedale di destra del pianoforte, che viene premuto in questo momento e qui viene rilasciato. Vi dà l'indicazione tutte le volte di quando viene schiacciato e quando rilasciato. Cosa succede? Se io abbasso quindi il pedale della risonanza, quelli che sono gli smorzatori si allontanano dalle corde e permettono alle vibrazioni stesse di rimanere più nel tempo, quindi di prolungarsi. Nel momento in cui lo rilascio, e guardate che coincide con una pausa, ecco che questi smorzatori si riavvicinano, le vibrazioni vengono assorbite e si interrompono. E questo procede per ogni frase. Questo segno indica la legatura di espressione. Questo è un brano molto, molto espressivo. Ogni frase, vedete le 8 frasi, le 8 semifrasi evidenziate, ecco che hanno questa legatura di espressione, che vuol dire suonare in modo morbido, unito, legato, una nota dopo l'altra. Risentiamo la prima frase, magari anche la seconda, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre alle legature di espressione abbiamo anche le legature di valore. Questi simboli, questi segni hanno significato diverso rispetto ovviamente a queste legature di espressione. Qui proprio mi indicano che devo suonare una sola nota sommando le durate delle note legate. Traducendo meglio, qui vedo 3 re, legati i primi 2 e legati i successivi. Quindi io suonerò un solo re con la somma delle durate. 2 quarti, 2 quarti, un sedicesimo, un unico re da 4 quarti più un sedicesimo. E ovviamente tutte le altre che mi si presentano. Terminiamo con un altro simbolo di prolungamento del suono che è il punto. L'abbiamo già visto anche in un video dedicato proprio al punto, proprio anche in questa cellula, che è una cellula ritmica molto ricorrente, ottavo col punto e sedicesimo. Ripetendo una cosa già detta, questo è un brano morbido e quindi questa cellula ritmica avviene in maniera morbida, ma il punto cosa fa? Qual è la regola? Allunga la nota della sua metà. Questa è una nota da un ottavo, il punto la allunga di un sedicesimo. E ovviamente tutte le altre volte che lo rivedo. Quindi, riguardiamo l'insieme. Tutto questo che vediamo scritto è quello che abbiamo sentito prima. Quindi, oltre ovviamente alle note, alle durate, alla lettura delle note e delle durate, è tutto quello che un musicista legge e quindi gli permette di eseguire la composizione. Ecco, oltre alla lettura delle singole cose, delle singole parti della notazione, c'è poi la parte dell'interpretazione. Qualcosa ce l'abbiamo come indicazione dall'andamento, dall'intensità, però tutto il resto che riguarda l'interpretazione non c'è scritto. È ovviamente frutto di analisi, tanto studio e anche una buona dose di dote naturale. Alla prossima!